If you don't mind, I'm going to need your pocket money my colleague gave you. No, I don't need it. Figure out. Buongiorno amici, siamo a Bray, a un'ora di treno da Londra. Quella lì dietro è Franci che non vuole bagnarsi i capelli e stiamo per raggiungere il ristorante di Aston Blumenthal. Siamo in super piena, ragazzi. Non c'è scritto Fed Duck, quindi dovete venire preparati. Visto che piove, anche se siamo in anticipo, chiediamo se ci fanno entrare prima. Siamo dentro, raga! Ci hanno portato il sensorium. Ad ogni piatto ci verrà portata una spiegazione più la lente di ingrandimento per vedere tutti i dettagli, perché il motto qui è Question Everything. Metti tutto in discussione. Hanno ben 4 pairing diversi che vanno dalle 165 sterline alle, tenetevi forte, 1900 sterline. Sento che andrò per quello da 165 sterline, che credo sia più che sufficiente. So we actually have the instruction on the top cards. Just have a read through. Dobbiamo scegliere i nostri 4 dolci preferiti, una roba di questo tipo. Siamo appena entrati e già super complicato, ragazzi. Più dobbiamo anche girare un video noi. Sta per arrivare l'aperitivo, il nitro aperitif, una meringa che viene cotta tra meno 194 e meno 196 gradi e non vedo l'ora di assaggiarla. So when you go out for dinner, we love to start with a cocktail, don't we? Instead of having a cocktail that you can drink, we're going to have it as something you can eat. I'm going to be cooking your cocktail in liquid nitrogen. So this is at minus 196 degrees. It's like cooking a little frozen mousse. And we're going to drop this into the liquid nitrogen. And as it's very cold, it just takes a few seconds to, in essence, freeze. Yes. As soon as I serve, we're going to have it very quickly and on in one go. Croccante esternamente, dura e svanisce in bocca come se fosse liquido. Tocca a me. Wow! Super rinfrescante, come lo mettete in bocca e mordete scompare praticamente. So we're going to try the vodka lime sour. In pratica, raga, hanno 2 o 3 gusti di queste in 3. Ce ne hanno fatto provare uno a testa, così gentile adesso da farci provare anche quello rimanente. Ragazzi, attivate i sottotitoli perché ci serviranno in inglese. Come dici, non sai come si attivano i sottotitoli? Fatelo fare da tuo figlio sedicenne, che sicuramente è capace. This one's with the matcha green tea and the lime essence. Dovete perdonarci, ma purtroppo non siamo nelle migliori condizioni per fare un video, perché i tavoli sono molto ravvicinati, molto rumorosi, ci siamo microfonati, spero si senta decentemente, c'è una luce bassissima, in più in tutto questo dovete anche attivare i sottotitoli perché ci spiegheranno tutto in inglese. Siamo in grande difficoltà nel capire cosa dobbiamo fare con queste carte da gioco che ci hanno portato all'inizio. Hanno anche tentato di spiegarcelo, però non è che abbiamo proprio capito bene tutto. Ma è difficilissimo questo gioco. Directed beetroot. He is created for the stimulate and refresh your palate. On the top and on the bottom you can see the sweet ones. They're made from beetroot juice. Between them you can find horseradish cream. Allora, meno male che come al solito Franci ha studiato in anticipo e si è informata e ha preso i suoi famosi appunti. Ed è grazie a questo aspetto che siamo in grado di dirvi che questo è un macaron di barbabietola, mascarpone e Rafano. Ragazzi, che buono, perché è croccante, la barbabietola si sente forte, ma si sente forte anche ovviamente il rafanato, super piacevole. Oh, ma è leggerissimo. Sì. Non me l'aspettavo. Wow, voto 10. In pratica, ragazzi, questo centro tavola non è altro che un contenitore delle spiegazioni dei piatti che si susseguono uno dopo l'altro, e sembrerebbe anche che inserendoli uno sopra l'altro si componga come un disegno, come se tu possa continuare a leggere anche quello precedente. Parlami di Aston, Giano. Allora, Aston, ragazzi, è un pazzo furioso autodidatta. Questo posto l'ha aperto negli anni 90 e poi gradualmente ha preso la prima, la seconda e la terza stella. Lui è famoso per la sua cucina molecolare e per essere un pazzo furioso. So we start your pairings to continue. For you, madam, the mocktail, Wild Eve infusion from Scotland, infusion of juniper, bergamot with some mango syrup in it, a bit of red tomato juice as well. For you, sir, vodka with yuzu sake and a bit of mango syrup as well. It's been as well infused with ginger and chilies overnight. Madonna, il mio è buonissimo. Pensavamo fosse la stessa cosa,
e invece sono due cose diverse. Vabbè, allora, visto che ci sono, assaggio anche quello di Francia. Totalmente diverso. Sembrano identici. No, sono completamente diversi, però sono entrambi molto buoni. Yellow punch. So it's a sorbet of butternut and ginger, compressed apple, pickled fennel and charred cucumber, a vibrant juice of yellow pepper, yellow capsicum, yellow carrot and a touch of green chili. Per montare questo video diventerò scemo. Più di quello che già io non sia. Sono curiosissima. È freschissimo, salato e insieme dolce, con delle parti croccanti, delizioso. Qua scarpettiamo. Manca il pane. Cerchi suggerimenti? Zenzero e chili. Wow, due tra i miei gusti preferiti. E allora vado. Questo è un sorbetto di zucca, però, se ho capito bene. Ma ti dirò che il peperoncino non si sente nel suo aspetto piccante. Senti più che altro l'aroma, non la piccantezza. You next pairing for you, madam. It's a kombucha. That bottle is royal fresh and created from Darjeeling. Nicely aromatic notes and floral character. Nice dryness, crisp acidity, and fresh bubble as well. And for you, sir, is a warm sake. This warm sake is created by So Homare, Junmai Daiginjo, and Kimoto style. It's a traditional method, very pure, clean, and very silky texture. Non abbiamo capito praticamente una mazza, però quello che vi posso dire è che si tratta di sake e che i contenitori sono veramente molto carini. Assaggiamo. Tra l'altro è caldo, è un brodino alcolico. Franci, in questo delirio, tu cosa hai capito del tuo vino? Che è kombucha. E mi sembra già una grandissima informazione. Che buono. Al netto di quello che non abbiamo capito, l'importante è che sia buono. Ha una grana del perlage molto piacevole. Tipica del kombucha. No, non è per niente tipica del kombucha, ma è molto buono. Allora, non abbiamo fatto i compiti, ragazzi, nel senso che sono venuti a chiederci se abbiamo deciso i dolci, non ho ben capito cosa. Abbiamo qua queste 12 carte, una matita, metto 4 crocette a caso. Scegli 4 cose che devo ti scegliere piacciono. 4 cose a caso. Ragazzi, voi fidatevi, il tobacco chocolate, aspetta, non mettermi in fretta, il Queen of Hearts. Ma tu sceglieli diversi dai miei. Bene. Mi sembra una roba tipo Dungeon and Dragons, questa cosa qua. Adesso col mio chierico colpisco l'elfo con il dado da 12. So next we're exploring the world of umami, one of our 5 tastes alongside bitter, salty, sweet and sour. It's the presence of savouriness. We're using sake to explore that world. Recreate the savoury side of sake through the not so humble bowl of rice in front of you. There are many layers, so make sure you get a good scoop all the way through. Ci hanno detto che dobbiamo scavare perché ci sono diversi strati. Allora, innanzitutto il profumo è di umami, nel senso che sa di parmigiano. C'è un'alternanza di consistenze cremose, croccanti, salate, delle punte di acidità che esaltano il sapore di umami, ma è buonissimo. For you, madam, your mocktail made of kiwi juice, melon juice, some mint and cucumber, and a touch of lemonade to finish as well. So quite fresh and vibrant, you will see. For you, sir, from Japan, this is the Grace Winery that has been opened in 1806. So they've been in Japan making wine since a very long time. And Koshu is a native grape variety from Japan. Quite fresh, quite light and mineral in terms of flavors. Amazing combination to go with seafood. So your next course is called Sound of the Sea. It's one of the Fat Duck's most iconic dishes. Sound is going to play a key part in your experience of this next dish. I recommend placing the headphones in and immersing yourselves in the sounds of the sea. They take you away to a holiday destination or a chartered memory. We won't explain anything about the dish when we bring it over, as to not interrupt your experience. Ci sono i gabbiani e il suono delle onde del mare. Sono pronta. Non chiedetemi perché, ma io mi immagino i gabbiani sulla spazzatura. Cioè, non so perché ho questa cosa in testa. E la schiuma sarebbe tipo le onde del mare che si infrangono sulla spiaggia. La parte terricciosa, sabbiosa è appunto la spiaggia e sopra ci sono quelli che credo che siano dei pesci con delle verdure e il piatto si mangia tutto. Prima si mangia e poi ce lo spiegano. È molto buono. Se riuscissi a togliermi dalla testa l'idea della spazzatura, secondo me. No, perché comunque un po' influenza quello che sto mangiando. Questo piatto è il simbolo della cucina multisensoriale di Aston. La sabbia è fatta di tapioca e la schiuma contiene anche i funghi. Buonissimo, ragazzi. Poteva rischiare di essere una supercazzola, è un piatto eccezionale. Abbiamo appena dato le card. Ovviamente tutto a caso. Arriveranno altri 2 piatti. Il bread and butter. E il secondo è il Walk in the Woods. Ah, Walk in the Woods, te lo racconto io. Non vedo l'ora. È un piatto super complesso dove c'è un centro tavola che contribuirà a farci sentire l'odore della foresta e tutta una serie di bocconi che invece contribuiranno a farcelo sentire nelle papille gustative. E ora, ragazzi, arriva pane e burro.
abbiamo pane di grano arso e burro Non di grano arso. non di grano arso. Here we have sourdough. It's very soft on the inside, but very, very crispy on the outside. So you can make a mess on the table with breadcrumbs, so do not worry about that. You can see the gray color of the bread. That comes from the grano arso. And of course, it has to be accompanied with an incredible butter, which is handmade and homemade with cream from Somerset. E a sto punto sfonnamos de burro. Non proprio una consistenza perfetta per spalmarlo. Doveva essere un pochino più caldo, secondo me. Però è molto buono. Here's your next pairing, Nebbiolo d'Ava, created by Perassa, vintage 2015. It's a combination of primary fruits as well as tertiary character, red chili notes and earthy and savory spice notes. And for you, madam, it's a no-alcohol mocktail combination of plum, beetroots. To explore how sound can affect our perception of food, use your imagination and take a walk in the woods. Now, if you had to take a walk in the wood, what sort of smell, aromas would you be able to identify? What you've got on your plate is what we think the woodland floor would smell and taste like. So I'm going to let you forage the woodland floor. And whilst you do that, you might stumble upon some lovage, beetroots, we've got some blackberries, mushroom and truffle. Nel piatto precedente l'obiettivo dello chef era farti provare come l'audio influenzasse la tua percezione del piatto. Adesso, sempre in ottica di cucina multisensoriale, l'obiettivo è lavorare con l'olfatto per renderti ancora più immersiva l'esperienza del piatto. Infatti si chiama Walk in the Wood, cioè una camminata nel bosco. No vabbè, ma questi sono dei vermicelli, Giano. Ci sono dei vermi, li hai quadrati, con ovviamente anche delle fettone di tartufo. È buonissimo, sa di bosco. Ma il verme sarà veramente un verme? Noi nel dubbio ce lo mangiamo, perché ricordatevi che se i vermi ve li fanno in un 3 stelle Michelin, comunque si assaggiano. Mi piacciono i piatti che hanno sapori e consistenze completamente diversi. Qui dentro avete il croccante, avete il fresco, il dolce, il sapido. Il terroso. C'è un po' di tutto, esatto, il terroso. Sembra una passeggiata nel bosco. Sembra di raccogliere una cucchiaiata di bosco. Ecco, poi diciamo che se voi venite da una regione italiana dove si beve vino buono, ci sono ottime probabilità che quando andate in un 3 stelle Michelin dall'altra parte del mondo, comunque fuori dall'Italia, vi diano il vino di casa nostra. In questo caso un ottimo nebbiolo. Barbabietola e prugna. Ho apprezzato. Mi hanno chiesto se volevo un'altra fetta di pane burro, ma io sono una persona morigerata, nonostante possa sembrare diversamente. Ho detto no grazie, anche se era delizioso. We've had a chance to explore the woodland floor, and now we're going to have a little look at the trees around us. Let's say you've raised your eyes up from the ground and you've spotted a nice big drop of sap on one of those trees. Now, I wouldn't necessarily recommend eating sap from trees in the wild. Most of the time, not very nice. However, at the Fat Duck, it is much, much nicer. If you wouldn't mind lifting the lid off that teapot in a moment, you can then place your drop of sap into your teapot and it will slowly begin to dissolve. A frankincense and venison consommé. Ha una consistenza jelly. Guarda, se riesci a vedere dentro. Si sta Sciogliendosi. L'idea è quella di riprodurre la goccia di resina che vedete su un albero e di farvela assaporare. Anche se qui si tratta di venison, saprà di cervo, ragazzi. Brodo di carne. È effettivamente un brodino caldo di carne, molto buono. In pratica ogni tavolo ha una luce sopra che a seconda del piatto che deve arrivare, dell'esperienza che deve essere raccontata, potrebbe variare di intensità e colore. Quindi hanno tipo una console dove dicono al tavolo 5 mettigli la luce arancione e gli cambiano la luce, capito? So here's your next one. It's from Portugal. It's a red wine called Hermes de São Miguel from Alentejo, south part of the country. Combination of international grape and traditional grape. Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, but also touch of Syrah and wine matured in French oak barrel. It's really concentrate cherry blackberry notes. For you, madam, Chinese black tea is called Lapsang Souchong. The black tea is nice, richness, loudness, but also pine smoke, savory character. What we mean by ex-dairy cow is after their long and illustrious career producing milk, the cows are sent off to pasture for a period of 6, maybe anywhere up to 24 months. That time at pasture,
It does wonders to fatten the beef back up, to increase the richness and the flavour of the animal. We've taken the rib of the beef, it's been confit in smoked beef fat for 48 hours. There's a grassy green sauce, kind of a nod to the cow's surroundings. And on the side we have a bale of hay. Devo dire è forse il piatto più bello da vedere di tutti quelli che sono arrivati finora. La carne si scioglie in bocca, davvero. È meraviglioso. Questa emulsione verde sa di erba. Mi chiedo come vada mangiato questo. Io lo impugnerò così. È una roba patatinosa. Come fanno le mucche? Sembra una balla di fieno. Fuori è patatinosa, ma dentro lo rovino per farvelo vedere dentro. Io ho capito che c'è qualcosa di fermented dentro. Ci sono dei cereali dentro, tipo. Buonissimo. Il sentore affumicato del tè sta benissimo con questo piatto. It's a Riesling from Austria, Weinleder, located in Weinberge. Vintage 2015, stone fruits, green fruits notes, touch of sweetness, balance with linear acidity, pairing with your next chapter. And for you, madam, apple juice, carbonated in the house with a touch of no-alcohol spirits as well. È frizzante. Now there's always space for cheese and grapes, but this is a fat duck, so it's not always as it seems. But you'll find some flavours of Turnworth, which is an English cheese, very similar to a French camembert. Some grapes, apple on the plates, and on the side we've got a buttermilk Fantan for you to share. Ci sono gli acini che stanno frizzando, lo vedi le bollicine di aria che escono? Perché io lo so che lì dentro ci sono le frizzi pazzi. Una fetta piccola e una fetta grossa. Piccola. Grossa. Sotto c'è una base croccante e poi ci mettiamo sopra un acino d'uva. Non sono frizzi pazzi, ma sfriggola in bocca. Ci metto un po' di questo, che in realtà è finto formaggio. Assomiglia a un gelato. È un biscotto col gelato e il gelato sa di formaggio erborinato. E questo è il menù dei tè. E io prenderò un English breakfast. Nashi sake is a pear flavored sake created by Bunraku Brewery. The base is Kimoto Junmai combined with nashi pear intense fruity character. That's a no-alcohol option. Our mocktail is a combination of homemade plum juice, pear juice with a touch of almond milk with a hint of elderflower cordial. Cosa sa di pera, raga? Credo che sia, se ho capito bene, cioè non ho capito niente, però assaggiandolo penso di intuire che sia un sake alla pera dashi. Molto buono. Questo dovrebbe essere la versione alcohol free di quello che ha preso Giano. È buonissima. So, you may recognize this course from earlier. Earlier on we were exploring the savoury characteristics of sake. Here we're exploring the perfumed aromatic, kind of sweeter elements of sake. So we have flavours such as chamomile, banana, vanilla. So again, many layers, get a good spoon all the way through. È arrivato un piatto che apparentemente potreste aver già visto durante questo pranzo. Vi ricordate l'interpretazione dell'umami col sake, eccetera, eccetera? Questa è la versione dolce. Anche qua bisogna scavare fino in fondo perché ci sono diversi strati. Bello perché visivamente è identico al piatto precedente. La figata è che i gusti sono completamente diversi. Qua c'è una sorta di biscotto al fondo, la parte sopra sembra un risotto ma è fresco, è gelatoso, a tutti gli effetti è un dolce. Che buono! Questa è tutta la parte interna. There are 3 layers. From the bottom, currant currants, and then mango, and then on the top, the berry smoke. It is a sweet wine, sweet Riesling from New Zealand, Nelson. It's late harvest Riesling. It's nice sweetness but balanced with natural linear acidity with the purity of the stone fruits and green fruits character. Il sommelier è tornato indietro raccomandandosi di mixare bene tutto. Ok, penso di aver fatto un buon lavoro. Seasonality is one of those things that I think we're losing track of in the modern world. Fruits and vegetables being flown all around the world at any particular given time of the year. However, certain things still persist and remain very special. We're going to show off the Alfonso mango. So we have a lychee mousse with a mango and vanilla jelly. Pickled mangoes, been pickled with a little bit of Chardonnay and also elderflower vinegar. Toasted pine nuts. There's a blackberry and green pepper and a mango sorbet. È molto buono perché ha un sacco di consistenze diverse. I gusti non si sovrastano tra di loro ma si esaltano. È molto molto fresco. Mi piace un sacco. È una carta profumata. Di?
di profumo. Can you smell any sweets in the perfume? Yeah. Vaniglia? Caramel. The Scout was created to give you a nostalgic, childlike feeling that you get when you first enter the sweet shop. Bisogna tenere a portata di mano i soldi perché senza soldi Non si va da nessuna parte. Nel frattempo non è la nostra camera che si è fumata, ma la luce sul tavolo è diventata rosa. Perché hanno detto improvvisamente luce viola al tavolo 17 e quindi mo non si vede più un cazzo. E io mi sono fatta portare un Early Grey Tea perché avevo visto il servizio di porcellana online, lo trovavo bellissimo e volevo bere anch'io da questa tazza. È arrivata una casetta che dovrebbe essere il Fat Duck in miniatura fondamentalmente. This is basically the Fat Duck. Taking a little look inside. On the left-hand side there, a child's bedroom, not Heston's, but inspired by some of his favourite things as a kid. You have train sets, boats, his very own teddy bear, and on the right-hand side, a more modern-day version of him with lab equipment, liquid nitrogen. If you don't mind, I'm going to need your pocket money, my colleague gave you. If you remember earlier, you ordered with us a Tunnocks tea cake infused with Earl Grey. Second, our tobacco chocolate. Third is a pecan pie caramel. Lastly, our Queen of Hearts raspberry jam tart. Wonderful, that's great. No, I don't think it. Figure out. And for you, sir, our flavour flipping pastels. They're a vegetable that tastes like fruit. Tobacco chocolate as well. And both pecan and banoffee pie caramels. Here is a coin for you as well. I'm sure you're quite full at this point, so if you'd like to take them home, you can do. There is a best before date just in the bottom of your packet. In pratica, dalla casetta di Aston, che era una riproduzione del Fat Duck dove ci troviamo in questo momento, dai cassetti sono usciti le caramelle che ho scelto io e quelle che ha scelto Franci. In realtà le hanno invertite. Ah, io ho quelle di Franci? Queste sono mie. Se volete sapere di cosa sanno le mie caramelle, venite al Fat Duck, perché queste qua me le mangio in un altro momento. E queste sono quelle di Franci. Questa non è una moneta di cioccolato, ma è una moneta de ferro. Non se magna. Cavolo, la busta la volevo. Prossima volta devi scegliere più saggiamente. Un morsino? Ma non alla mia, quella è mia, la busta è mia, la busta. Chiediamo il conto e i dolcini ce li mangiamo sulla strada per casa mentre tiriamo le file dell'esperienza. Siamo finiti nel pub di fronte al Fat Duck, sempre di Aston Blumenthal, Abbiamo di fatto attraversato la strada. a degustare due cocktail pazzeschi, uno che ricorda la Key Lime Pie e uno invece che ricorda il tè, che in realtà è gin. Commentiamo un attimo l'esperienza al Fat Duck. Avevamo delle aspettative veramente alte perché siamo andati in un ristorante che è stato nel 2005 il primo nella 50 Best. La playfulness e la multisensorialità sono le caratteristiche del menù di Aston Blumenthal e sono molto coinvolgenti. Dal cocktail iniziale alla piccola pasticceria finale è molto divertente, ma soprattutto molto buono. Non sono soltanto fuochi d'artificio, ma è anche sostanza. Rieccomi qua su questo canale, so che vi mancavo. Per quello che riguarda la location, è molto bella, molto raccolta, nel senso che i tavoli sono molto vicini, abbiamo avuto qualche problemino di audio e anche qualche problemino di luce perché è tutto molto soffuso. Ci hanno fatto vedere anche le cucine. Interludi in cucina. Ci hanno fatto andare in delle zone segrete dove ci hanno chiesto di non filmare per fare in modo che, nel caso in cui voi andaste, non potete spoilerarvi l'esperienza qua sul canale di Giano e Franci, e quindi andateci, non vi diciamo altro. Abbiamo speso Te lo dico io, Gianni, perché te ne sei già dimenticato. diciamo che abbiamo speso Allora, aspettate ragazzi, perché ho scritto tutto che qua tra sterline e euro è un casino. Abbiamo speso in totale 1206 sterline, che equivalgono a circa 1370 eurini. mi fa male solo a sentirlo. Un menù costa 395 sterline. Abbiamo preso 2 pairing, 7 sterline di tè. Più il service. L'esperienza secondo noi vale la pena. Se dovete farci un video, magari anche no, nel senso che avrete i vostri problemi. Una volta che finite di mangiare al Fat Duck potete anche venire nel pub qui a fianco dove siamo
noi a farvi un paio di cocktail. Per berci su una volta che vi hanno dato il conto. Dove peraltro ci hanno raccontato che il principe Carlo ci ha fatto l'addio al celibato. Nel frattempo ci è arrivato un cocktail a base di whisky che ricorda l'apple pie. E quindi su quest'ultimo cocktail noi vi salutiamo. Ci vediamo domenica prossima, ore 11. I video di Londra mica saranno finiti qua.